Ciao ragazzi! In questo tutorial facciamo una breve panoramica sulle funzioni che Excel ci mette a disposizione. Vediamo come si inserisce una funzione nel foglio di lavoro, impariamo ad utilizzare il pulsante Inserisci funzione e a consultare la guida in linea. Iniziamo! Excel mette a disposizione dell'utente un'enorme libreria di funzioni predefinite, suddivise in varie categorie. Nella versione che sto utilizzando ora, la versione Excel per Office 365, che è sempre la più aggiornata poiché è in abbonamento, le funzioni presenti ad oggi sono ben 460 ed in continuo aumento. Nel corso Excel avanzato vedremo inoltre come possiamo crearci le nostre funzioni personalizzate, le cosiddette UDF, in base alle nostre esigenze. Queste ultime non sono funzioni native di Excel, cioè non sono presenti nel programma, e possiamo crearcele personalmente combinando gli operatori matematici e logici con le funzioni predefinite di Excel, in modo da ottenere nuove funzioni. Ma procediamo per gradi. Per poter vedere la lista completa delle funzioni che Excel ci mette a disposizione, possiamo procedere in vari modi. Il primo è quello di selezionare una cella nel foglio di lavoro e di cliccare sul pulsante FX qui nella barra della formula. Così facendo ci compare una wizard in cui solitamente ci vengono presentate le funzioni utilizzate di recente. Per farci aiutare da Excel potremmo digitare in questo campo una breve descrizione della funzione che vorremmo utilizzare e poi cliccare sul pulsante Vai. Oppure, utilizzando il menu a tendina qui a lato, potremmo scegliere la funzione che ci interessa in base alla categoria di appartenenza. Cliccando su tutte abbiamo l'elenco di funzioni in ordine alfabetico. Una volta scelta la funzione che ci interessa, è sufficiente selezionarla e premere su OK oppure fare invio e la funzione verrà inserita. Siccome io ho selezionato la funzione conta valori, è ora sufficiente selezionare un intervallo di celle nel foglio di lavoro oppure un numero variabile di intervalli fino ad un massimo di 255 e premere invio oppure cliccare su OK. La funzione verrà così inserita nel foglio di lavoro ed in questo caso mi dirà quante sono le celle selezionate che contengono un valore, cioè le celle non vuote, che nel nostro caso sono 20. Ad esempio, se cancellassi un certo numero di celle, la formula mi restituirebbe un risultato diverso. Annulliamo ora l'operazione precedente, CTRL Z, e osserviamo più in dettaglio la wizard che compare quando clicchiamo sul pulsante FX. In questa zona abbiamo un'anteprima del risultato, una breve descrizione della funzione che stiamo utilizzando e quando clicchiamo nei vari campi di inserimento, qui in basso ci viene fornito un breve suggerimento sulla tipologia di dati da inserire. Selezionando un nuovo campo di inserimento, possiamo notare che qui cambia il nome del campo ed in genere anche la descrizione, cosa che non accade per la funzione contavalori, poiché tutti i campi di inserimento sono dello stesso tipo. Qui in basso abbiamo di nuovo un'anteprima del risultato della formula e cliccando sul link sottostante possiamo accedere alla guida relativa a questa funzione. Si apre immediatamente una nuova finestra in cui ci viene descritta la funzione che stiamo utilizzando e la sua sintassi. Ci vengono poi fornite alcune osservazioni in merito a questa funzione, alcuni suggerimenti ed alcuni esempi che possiamo copiare e incollare nel foglio di lavoro. Una volta copiato l'esempio e incollato a partire dalla cella A1 di un nuovo foglio di lavoro, è sufficiente poi selezionare le celle contenenti le formule, premere il tasto F2 e quindi invio per attivarle. Excel dunque, mediante la guida, ci descrive le funzioni al suo interno e ci permette, mediante suggerimenti ed esempi pratici, di imparare da soli ad utilizzare tali funzioni. Prima di concludere, vi voglio mostrare altri modi in cui possiamo accedere alle funzioni di Excel e alla guida in linea. Un altro modo per inserire una funzione è il seguente. Selezioniamo una cella e dal menu Home, qui dove c'è il pulsante della somma automatica, clicchiamo sulla freccina qui a lato. Cliccando su altre funzioni, si apre la stessa wizard che si è aperta quando abbiamo cliccato sul pulsante FX. Per ottenere lo stesso risultato, possiamo andare qui su Formule e cliccare sul pulsante Inserisci funzione.
Io vi consiglio di utilizzare il tab Formule, poiché ogni funzione può essere selezionata in base alla categoria di appartenenza. Ad esempio, qui abbiamo le funzioni finanziarie, le funzioni logiche, le funzioni di testo e così via. E quindi la selezione di una funzione e la sua immissione nel foglio di lavoro risulta più rapida. Vi faccio presente inoltre che in fondo alla lista delle funzioni di ogni tipologia c'è ancora il pulsante Inserisci funzione e quindi si apre la wizard già vista in precedenza. Infine, per quanto riguarda l'accesso alla guida di Excel, vi faccio notare che qui nei tab è presente anche il tab Guida. Cliccando su di esso e poi sul pulsante col punto di domanda, abbiamo accesso alla guida di Excel, dove è presente un campo di inserimento in cui possiamo chiedere ad Excel informazioni utili alle nostre attività. Alla stessa guida si può accedere, come in tutti i programmi della suite Office, premendo il tasto F1. Infine, per una ricerca ancora più rapida, possiamo cliccare qui sul pulsante Cerca e digitare qui nel campo di inserimento quello che ci occorre per poi premere Invio. In questo modo veniamo immediatamente indirizzati sull'attività che ci interessa. Se vi posso dare un consiglio, il modo più rapido secondo me per inserire una funzione è il seguente. È sufficiente selezionare una cella e digitare uguale, iniziare a scrivere il nome della funzione e dalla lista di funzioni che compare immediatamente qui in basso, in cui è presente qui a destra anche una breve spiegazione di ogni funzione selezionata, possiamo scegliere la funzione che ci interessa mediante un doppio clic e poi premere il tasto FX. Questo modo di procedere velocizza sicuramente la ricerca e l'inserimento di una funzione. Questa volta ho selezionato la funzione Conta vuote. Come già detto, qui in basso è presente la descrizione della funzione, la descrizione dei campi di inserimento, l'anteprima del risultato della formula ed il link relativo alla guida di questa funzione. Selezionando ora un qualsiasi intervallo di celle e premendo Invio, riesco a contare il numero di celle vuote presenti nell'intervallo selezionato. Ricordate dunque, se conoscete il nome della funzione che volete inserire, il modo più veloce di procedere è quello di selezionare una cella, di digitare uguale e di iniziare a scrivere il nome della funzione, di selezionare con un doppio clic la funzione desiderata e di premere il tasto FX. Dopo aver inserito gli argomenti richiesti, è sufficiente premere Invio e l'inserimento della funzione è completato. Con questo abbiamo concluso. Io vi ringrazio per aver seguito il video fino alla fine, vi invito a lasciare un like se vi è piaciuto, a commentare e naturalmente a farmi domande se qualcosa non è chiaro e, se non l'avete già fatto, a considerare l'opportunità di iscrivervi al canale, in modo da rimanere sempre aggiornati sulle mie nuove pubblicazioni. Nel prossimo tutorial analizzeremo le varie opzioni di ordinamento che Excel ci mette a disposizione. Vi aspetto! Ciao!